In questo episodio di Repairs and Electronics Project, costruiamo il nostro NAS fai da te, cercando di spendere il meno possibile. Io ho riutilizzato alcuni componenti che avevo inutilizzati, ma eBay in questi casi è un ottimo punto di partenza. Cerchiamo uno chassis ITX che faccia al caso nostro. Ovviamente ognuno può scegliere lo chassis che preferisce, anche in base al numero di dischi che si vogliono installare. Ora dobbiamo trovare una scheda madre adatta. Io ho optato per una ASRock Q1900 ITX che monta un processore Celeron Ilunga 1900 e ha 4 porte SATA. Aggiungiamo 4 GB di RAM, più che sufficienti per l'utilizzo come NAS puro. Se vogliamo fare qualcosa di più, ad esempio utilizzare Plex e fare conversioni video, consiglio di mettere almeno 8 GB di RAM. Da notare che questo tipo di scheda madre monta RAM SODIMM, quella dei portatili. Io ne avevo una in giro e l'ho riutilizzata. Manca soltanto l'hard disk e un paio di pendrive per il sistema. Ed ecco il nostro chassis. HP Pavilion Slimline, già completo di alimentatore. Apriamolo togliendo le viti posteriori. Svitiamo la vite che tiene ferma la slitta per l'hard disk. Prepariamo ora la scheda madre. Installiamo il modulo di RAM DDR3 da 4 GB. La scheda madre scelta ha 2 slot, quindi in futuro se serve possiamo aggiungere un secondo modulo RAM. Installiamo la mascherina della scheda madre. Inseriamo la scheda madre e fissiamola ai distanziatori con le 4 viti di cui ha bisogno. Colleghiamo i connettori, il pannello frontale che comprende il pulsante di accensione e il LED degli hard disk. Poi la USB frontale, utile per fare il backup su dischi esterni. Il connettore di alimentazione della scheda madre. Il connettore audio lo lascio staccato, a me non serve. In giro avevo un hard disk Western Digital Red da 3 TB. Lo inseriamo nella slitta e lo fissiamo con le sue 4 viti. Inseriamo la slitta e la blocchiamo con una vite. Questa scheda madre ha 4 slot SATA, quindi possiamo espandere tranquillamente il nostro NAS. In questo chassis possiamo alloggiare soltanto 2 hard disk, ma se avete esigenze diverse potete utilizzarne uno più capiente. Colleghiamo alimentazione e SATA al nostro hard disk. La scheda madre è a raffreddamento passivo. Per assicurare un buon flusso d'aria all'interno dello chassis e raffreddare CPU e hard disk, monterò una ventola sulla paratia laterale.
Anche la ventola è di recupero. In questo caso la fisso con 2 semplici fascette da elettricista. La monto in modo da espellere l'aria. A questo punto possiamo chiudere il nostro NAS e procedere al prossimo passo, l'installazione del sistema operativo. Portiamoci sul sito ufficiale di Open Media Vault e scarichiamo la ISO. Ho messo il link in descrizione. Scarichiamo anche Balena Etcher per preparare la pendrive di installazione. Avviamo Balena Etcher. Selezioniamo la ISO di Open Media Vault come sorgente e una pendrive vuota come target. Facciamo clic su Flash e aspettiamo. Inseriamo la pendrive nel nostro nuovo NAS e avviamolo assicurandoci che il boot avvenga da USB. Procediamo con l'installazione. Impostiamo la lingua, il paese, la tastiera. Attendiamo la configurazione automatica della rete. Impostiamo il nome host e il nome del dominio. Ora la password di root. A questo punto selezioniamo la pendrive sulla quale installare il sistema operativo. Non deve essere la stessa dalla quale stiamo facendo l'installazione ovviamente. Selezioniamo un mirror per Debian e attendiamo ancora. A questo punto l'installazione è terminata. Non ci resta che riavviare togliendo la pendrive di installazione. Il nostro NAS è in funzione. Per accedere all'interfaccia web dobbiamo trovare il suo indirizzo IP assegnato automaticamente dal router. Io utilizzo Advanced IP Scanner. Digitiamo l'indirizzo IP nel browser. Inseriamo nome utente e password di default. Impostiamo data e ora corrette. Configuriamo la rete ed assegniamo un indirizzo IP statico. Confermiamo le modifiche. Avremo un messaggio di errore dovuto al cambio di indirizzo IP. Inseriamo il nuovo indirizzo nel browser e riapriamo Open Media Vault. Facciamo gli aggiornamenti, se ci sono. Attendiamo con pazienza. Confermiamo ancora le modifiche. Proseguiamo. Dobbiamo creare un file system per il nostro hard disk. Confermiamo la formattazione e attendiamo con pazienza. Ora selezioniamo il disco e facciamo clic su Mount, poi applichiamo le modifiche. A questo punto attiviamo Samba per le condivisioni.
Creiamo una cartella condivisa e poi la aggiungiamo alle condivisioni Samba. Confermiamo le modifiche. Se tutto è andato a buon fine, il nostro NAS è pronto all'uso. Proviamo ad accedere dal PC e verifichiamo che tutto funzioni. Perfetto, arrivederci al prossimo episodio.